Benvenuti a tutti a Creando con Mari, questo è il mio canale e con questo video diamo inizio a una serie di video di tutorial che si intitolerà Creando con gli schemi. Questo perché? Perché tutte noi sappiamo eseguire qualcosa all'uncinetto seguendo i tutorial, ma non tutte e non tutti sappiamo leggere gli schemi e quindi spesso ci si trova magari ad avere delle riviste bellissime con come questa, con dei capi che ci hanno attirato in edicola, poi andiamo a realizzare, andiamo a guardare e diciamo oddio questo non ce la faccio. Invece io vi voglio mostrare che seguendo passo a passo lo schema e seguendo passo a passo le istruzioni non è poi così difficile, anche se in primo momento lo può sembrare, perché ci sono tutti questi simboli strani, tutti uniti insieme e quindi impareremo a capire i versi, come lavorare, come si comincia, quindi tutte le varie istruzioni, creando degli accessori o dei vestiti, delle borse. Adesso vedrò cosa mi offrono le mie riviste. Quindi come primo video abbiamo creato questo scialle, ho creato questo scialle, ora vi lascerò il tutorial velocissimamente, cerco di parlare il meno possibile. È uno scialle bellissimo, leggero, idealissimo per le serate estive, primaverili, ma anche invernali, perché poi è molto versatile. Io ho voluto utilizzare uno sfumato molto delicato dei colori verdi, azzurro mare, però come potete vedere nella rivista consiglia anche un filato super colorato e infatti lo chiama scialle allegro colorato. Con questo non voglio dilungarmi troppo, vi lascio al tutorial e vi ringrazio per seguirmi. Se avete voglia di cliccare un mi piace mi fate contenta e di sottoscrivervi al canale, perché continueremo questa serie di video leggendo gli schemi e sarà divertente farlo insieme. Vi lascio al tutorial. Oggi andremo a vedere come leggere uno schema e nel frattempo realizzeremo questo bellissimo scialle. Allora, leggere uno schema a primo acchito può sembrare super complicato, ma in realtà non lo è. Bisogna andare per gradi, per ordine, bisogna organizzarsi bene. Innanzitutto scegliere il filo, che è quello che consiglia lo schema stesso, e anche se lo schema vi consiglia un filato, non è necessario che utilizzate quello. In questo caso specifico, ad esempio uno scialle, io posso farlo con qualunque filato voglio, anche perché il lavoro si svolgerà sempre nello stesso modo e sarà, diciamo, nostra scelta quando terminarlo. Ovviamente vi consiglio per questo tipo di scialle che è estivo un filato morbido, un filato leggero e soprattutto colorato. Io ho scelto questo tipo, non vi sto a dire la marca perché non è importante, ma è un filato degradato dei colori dell'azzurro, quindi verde mare, inizia con un verde scuro, poi va verso il verde mare, poi va verso l'azzurrino, ma voi potete scegliere un qualunque filato vogliate. Io ho provato questo filato, ovviamente fate sempre un campioncino. Io ho provato questo filato con il 3,5, il 4 che consiglia, ma l'ho provato anche con il 3 e mi è piaciuto di più perché il lavoro viene un pochino più compatto, anche perché il punto è già molto aperto. Utilizzando un uncinetto molto largo per il mio tipo di lavorazione, per come lavoro io, veniva realmente troppo morbido, i punti venivano troppo aperti, quindi regolatevi voi. Poi lo schema, in questo caso proprio nello specifico abbiamo uno schema del punto che sono 8 giri e ci fa vedere 8 giri, allora vi spiego, e una descrizione scritta. Questo giornale è in spagnolo, io vivo in Spagna, ve lo traduco in italiano, è una descrizione di come procede il lavoro, è molto semplice, molto veloce perché poi sarà sempre uguale. Ecco perché ho scelto questo, per iniziare a vedere come utilizzare gli schemi delle nostre riviste o quelli che troviamo su internet, su Pinterest, se ne trovano tantissimi. Qua dice: così si fa
Iniziamo, scusate se mi impappino un attimo perché sto traducendo in tempo reale. Iniziamo nel centro superiore, quindi è uno scialle che non andrà, come solitamente si fanno gli scialli, dalla punta. Spero si veda. Un attimo che controllo se si vede lo schema. Sì, non sarà iniziato dalla punta, da qui, bensì dal centro, come possiamo vedere dal numero 1. Quindi ci dice che inizia dal centro superiore e si comincia montando una catenella, una sola, e per il primo giro montare altre 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto. Quindi una catenella più 3, andremo ad iniziare con 4 punti di catenella. Poi dice, poi fare 3 punti alti nel primo punto di catenella, quindi nella prima catenella andrò a realizzare 3 punti alti, una catenella e 3 punti alti sempre nello stesso punto. Questa è una prima descrizione, ma poi nello schema si intende benissimo. Però è importante anche leggere la descrizione dello schema perché ci aiuta perlomeno ad iniziare. E quindi abbiamo detto che nella prima catenella andremo a montare 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte sempre nello stesso punto, e nella stessa catenella, quindi la prima iniziale, andremo a montare anche un punto alto doppio. Nel secondo giro dello schema girare il lavoro con 3 catenelle che rappresentano sempre il nostro primo punto alto, e questo lo sappiamo, e continuare, dice, il giro secondo lo schema. Poi dice ripetere dalla terza, quindi dal terzo giro, dice vuelta, dal terzo giro al settimo, sempre fino alla lunghezza desiderata, e continuare di forma sistematica, cioè continuare così. Quindi dal terzo giro al settimo saranno tutti uguali, quindi continueremo a seguire questo schema qui. Quando arriviamo alla fine, che siamo a un punto che diciamo ok, il mio scialle è giusto così, la lunghezza è corretta, andremo ad eseguire l'8° giro, quindi finiremo il nostro scialle, dovremo finirlo al 7° giro dello schema. Quindi io ho ripetuto per 20 volte dal terzo al settimo, non finirò quando mi trovo in corrispondenza del 6° giro, ma finirò al 7° per poi poter fare l'8°, che è la rifinitura. Quindi questo è quello che consiglia. Poi c'è la leggenda di come leggere i punti, e questa è importantissima perché molto spesso sono differenti. Sono più o meno sempre uguali a livello internazionale, però a volte si trovano delle simbologie differenti. Quindi ci dice che il puntino è la catenella, questo simbolino, questo archetto è il punto bassissimo, la stanghettina è il punto basso, poi abbiamo le 3 maglie alte nello stesso punto di entrata, la maglia alta doppia, 2 maglie alte chiuse insieme nello stesso punto di entrata, 3 maglie alte chiuse insieme nello stesso punto di entrata, cioè significa nella stessa catenella o nello stesso maglia alta, quello che sia, o nello stesso archetto, comunque nello stesso punto. E poi c'è questo rotondino che è un picot. Il picot sono 3 catenelle e un punto basso. Praticamente con le 3 catenelle chiudo le 3 catenelle con un punto basso nella prima catenella, poi ve lo farò vedere. Questa è la spiegazione dello schema. Andiamo a realizzarlo. La cosa bella di questo giornale che mi è piaciuta è che ha lo schema già colorato. È un consiglio che vi posso dare, ora qui non credo ce ne siano perché non ne ho visti tutti neri, però quando troviamo uno schema dove è tutto scritto in nero, ci conviene ogni giro
colorarlo, soprattutto se si tratta di schemi rotondi o come in questo caso a mezzaluna, perché potremmo sbagliarci. Magari io sto guardando l'1 e mi scappa l'occhio sul 2 e sbaglio completamente lo schema. Quindi vi consiglio di prendere delle matite colorate o degli evidenziatori e ogni giro colorarlo prima di farlo. Non lo fate prima. Io lo faccio prima di farlo, devo fare l'1, ecco questo è l'1, così nel frattempo me lo studio anche, me lo guardo anche. Questi sono consigli poi che vi do io in base a come lavoro io, ma poi ovviamente ognuno farà quello che come si troverà meglio. Allora, quindi abbiamo detto primo giro è questo, io lo guardo senza leggere e lo vedo subito, devo fare 4 catenelle, quindi eseguo le mie 4 catenelle. Spero si veda, controllo, sì, 4 catenelle, quindi 1, 2, 3 e 4. Fatte le mie 4 catenelle, lo schema mi dice che io devo fare appunto queste 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte, tutte nella prima catenella d'inizio. Quindi prendo il filo sull'uncinetto, vado nella prima catenella e faccio 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Poi lo schema dice che devo fare una catenella e 3 maglie alte nello stesso punto, esattamente nello stesso punto. 1, 2 e 3. Ok, finito il mio giro, il mio punto, scusate, vedo che devo fare senza catenelle di separazione un punto alto doppio sempre nello stesso punto dove ho lavorato i 2 gruppi di 3 maglie alte, quindi eseguo il mio punto alto doppio e ho già realizzato filo un po' complicato da lavorare e ho realizzato il mio primo giro. Ok, vedete? Esattamente il mio primo giro. Ora sono al secondo giro, quello che leggo è che devo eseguire 4 catenelle, 3 rappresentano il primo punto alto e si vede benissimo e una è una catenella di separazione. Avevamo detto che questo simbolo qui, se lo vado a vedere nella leggenda, sono 2 maglie alte chiuse insieme nello stesso punto di entrata. E il punto di entrata qual è? Io prendo un uncinetto che mi... Il punto di entrata qual è? Esattamente la maglia centrale, la maglia alta centrale del gruppo di 3 maglie alte che abbiamo sotto. Quindi io guardo il mio lavoro che ho girato, la prima maglia alta è questa, la seconda è questa, vedete? Un po' scuro il filo, magari non si vede bene, però sapete che dovete lavorare nella maglia centrale del gruppo delle 3 maglie alte che avete sotto, quindi 2 maglie alte chiuse insieme significa che io faccio la prima a metà, faccio la seconda a metà, ho 3 asole sull'uncinetto e le chiudo insieme. Poi nello schema mi dice di fare 2 catenelle, faccio le mie 2 catenelle e ripetere per 2 volte, in pratica noi dobbiamo fare per 3 volte 2 maglie alte chiuse insieme separate da 2 catenelle, quindi rientro nello stesso punto, faccio le mie 2 maglie alte chiuse insieme, faccio le mie 2 catenelle e ripeto le 2 maglie alte chiuse insieme sempre nella stessa maglia alta sottostante, che è quella centrale, cioè la seconda. Finita la terza, lo schema mi dice che devo fare una sola catenella e non 2 e un punto basso, vedete? Un punto basso nello spazio della catenella sottostante, che è quella che separa i 2 gruppi di 3 maglie alte. Quindi entro, faccio il punto basso e lo schema mi dice fai un'altra catenella e ora ripetiamo
quello che abbiamo fatto di qua lo ripetiamo di qua, quindi nella maglia alta centrale sottostante creo i 3 gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme separate da 2 catenelle, quindi il primo gruppo, 2 catenelle, entro nello stesso punto e non chiudo la prima maglia, non chiudo la seconda, quindi la lavoro a metà, ho 3 asole sull'uncinetto, le chiudo tutte insieme, rifaccio 2 catenelle e faccio il terzo gruppo di 2 maglie alte chiuse insieme. Ok, chiudo e faccio una catenella come mi dice lo schema e mi dice di finire sulla quarta catenella sottostante della maglia che avevamo fatto sotto, vedete, con un punto alto doppio, ed è quello che io vado a fare. Quarta catenella, entro e faccio il mio punto alto doppio. Ok, e abbiamo fatto il nostro secondo giro, vedete? Terzo giro in nero, comodissimo perché io così non mi sbaglio, sono al terzo giro, che poi con una matita che ora non mi sto trovando, io almeno la prima volta me lo segno, comunque poi dopo voi regolate. Io so di essere al terzo giro, male che vada li conto, se mi perdo. Allora devo fare 3 catenelle, vedete, 3, 1 2 3 più una in nero, vedete, se non fosse stata in nero io l'avrei potuta confondere con il giro successivo, quindi 1 2 3, giro il lavoro e faccio l'altra che è quella di separazione. Cosa mi dice lo schema? Mi dice che nello stesso punto da dove sono partite le 3 catenelle, quindi sopra il punto alto doppio, io devo eseguire 3 maglie alte tutte nello stesso punto, quindi 1 2 e 3, e anche questo passaggio è fatto. Come vedete, seguendo uno schema passaggio per passaggio, non è poi così difficile, perché io non sto a guardare quello che devo fare dopo, guardo quello che devo fare esattamente adesso e seguo, e piano piano vedo che il lavoro si sviluppa fino poi a una ripetizione che ovviamente poi lavorandola per un tot di giri saremo capaci di fare senza neanche guardarlo. Quindi ho fatto le mie 3 maglie alte nello stesso punto e ora devo fare 2 catenelle e un punto basso nel gruppo di 2 maglie alte chiuse insieme centrale, quindi lo faccio 1 2, il mio gruppo centrale è questo, vado a fare il punto basso, entro e vado a fare il mio punto basso. Lo schema poi mi dice di fare 1 e 2 catenelle, 2 catenelle e lavorare nella maglia bassa sottostante del centro, quindi questa, il mio gruppo di 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte, che se non vedete avevamo già sotto, quindi è una ripetizione sempre dello stesso giro, sempre nello stesso modo, però noi continuiamo a seguire. Quindi nella maglia bassa faccio 1 2 3, sono entrata male, 1 2 3, una catenella, e se guardiamo lo schema in una prospettiva più ampia vedremo che nel centro del lavoro noi abbiamo sempre questa lavorazione, questo aumento. 1 2 e 3. Fatto il nostro centro, che sono 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte sulla maglia bassa, facciamo 2 catenelle, 1 2, una maglia bassa nel gruppo centrale sottostante di maglie alte chiuse insieme, ed è questa, perché questa è la prima, questa è la seconda, quindi, e faccio la mia maglia bassa. Fatta la mia maglia bassa faccio 2 catenelle,
come vedete il lavoro è speculare, esattamente uguale. Vado a concludere con, nella terza catenella del giro sottostante, del primo punto del giro sottostante, 3 maglie alte e un punto alto doppio. Quindi mi vado a cercare la mia terza catenella, 1 2 3. Se avete il dubbio di non trovarla, quando la eseguite mettete un marcapunti, quindi 1 2 3 e il punto alto doppio sempre nello stesso punto, punto alto doppio, 2 gettate e lavoro sempre a 2 a 2 ed ecco fatto. Un po' largo, lo rifaccio, che mi è rimasta un po' larga l'asola e lo vado a rifare perché altrimenti poi non è bello da vedere. Perché è un punto già molto aperto, se lasciate anche diciamo il punto troppo aperto è che questo filo si divide. Ok, perfetto. Ok, e abbiamo il nostro, abbiamo detto, terzo giro. Andiamo ad eseguire il quarto, che sarà esattamente identico al secondo, quindi il punto si sviluppa su 2 giri. Nel primo andremo a fare quello che abbiamo appena fatto, quindi le 3 maglie alte, le 2 catenelle, i punti bassi. Nell'altro andremo a fare le maglie alte chiuse insieme, però facciamolo insieme. Quindi quarto giro mi dice che devo sempre partire con 4 catenelle, che sono 3 punto alto e una di separazione, e nella appunto maglia alta centrale vado a eseguire i miei gruppi di maglie alte chiuse insieme. Ora saranno tutti uguali i giri, quindi primo gruppo separato da 2 catenelle, secondo gruppo di 2 maglie alte chiuse insieme separate da 2 catenelle e terzo gruppo, tutte nella maglia alta centrale sottostante del gruppo delle 3 maglie. Dopo le 3 maglie, scusate, 3 gruppi di maglie alte chiusi insieme, dobbiamo fare una sola catenella, andare nel punto basso sottostante ed eseguire un punto basso, una catenella e ripetiamo le 3 maglie alte chiuse insieme, i 3 gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme nella maglia alta centrale sottostante, quindi 1 con 2 catenelle, chiudo insieme, 2 catenelle, faccio il terzo gruppo, eseguo una catenella e vi ricordate nel centro abbiamo 2 gruppi di 3 maglie alte separati da una catenella, quindi quello che mi dice lo schema è che nello spazio della catenella vado a eseguire un punto basso, faccio una catenella e vado a eseguire un altro, sempre nel centro, altri 3 gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme separati da 2 catenelle. Questo è perché siamo nel centro. Ok, due catenelle, 1 2, altro gruppo, e dopo i 3 gruppi sappiamo che dobbiamo eseguire una sola catenella, una maglia bassa nella maglia bassa sottostante, qui, un'altra catenella e ripetiamo, perché abbiamo insomma
quello che abbiamo capito dallo schema è che ogni volta che noi sotto abbiamo 3 maglie alte dobbiamo andare a eseguire nella centrale 2 gruppi di maglie, 3 gruppi, scusate, di 2 maglie alte chiuse insieme separati da 2 catenelle. Quindi 1, 2 catenelle, 2, 2 catenelle e un altro gruppo. Alla fine dei 3 gruppi eseguiamo una sola catenella, una sola catenella, siamo qui, e un punto alto doppio dove? Nella terza catenella di inizio, quindi la catenella di separazione si mantiene, si va nella terza, quindi sul punto alto andiamo a eseguire il punto alto doppio e abbiamo finito anche il terzo giro, no scusate, il quarto, vedete? Il quarto giro. Andiamo a eseguire il quinto e vediamo. Ok, quinto giro. Nel quinto giro dobbiamo cominciare sempre con 4 catenelle. Ormai abbiamo capito che la nostra costante, non stiamo a ripetere a cosa servono, e lo schema dice 3 maglie alte nello stesso punto. Nello stesso punto significa sulla maglia alta doppia, quindi 1, 2 e 3. Ok, seguendo lo schema io ho 2 catenelle, 1 e 2. Continuando a seguire lo schema mi dice che devo fare un punto basso nelle 2 maglie chiuse insieme centrali, quindi ho la prima nella seconda, 1, 2, 3, io devo andare in quella centrale e fare un punto basso. Ok, poi ho altre 2 catenelle, è il quinto giro, quello in nero, vedete, ho altre 2 catenelle. Dopo le 2 catenelle io mi trovo con un punto basso. Nel punto basso lo schema mi dice di dover eseguire 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Eseguite le 3 maglie alte, vado a vedere e ho 2 catenelle, 1, 2. Le 2 catenelle mi trovo sotto i 3 gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme, so che nel centrale devo eseguire la mia maglia bassa, la eseguo, 2 catenelle e ora mi trovo nel centro, quindi nel punto basso del centro io devo andare ad eseguire 3 maglie alte, 1, 2 e 3, una catenella e 3 maglie alte nello stesso punto, 1, 2 e 3. Dopo devo eseguire 2 catenelle, ora siamo qui, e la maglia bassa nel gruppo di 3, nel gruppo centrale delle 2 maglie alte chiuse insieme, 2 catenelle, siamo qua, e quindi nel punto basso sottostante, che è questo, 3 maglie alte, 1, 2 sto filo è tremendo, e 3. Ok, poi continuiamo con 2 catenelle, maglia bassa sopra il gruppo, sopra l'ultimo gruppo
di 3 maglie alte chiuse insieme, devo andare in quella centrale ed eseguo il mio punto basso, 2 catenelle, e con le 2 catenelle io vado a fare esattamente quello che ho fatto là, cioè l'aumento, che nella terza catenella del punto di sotto vado a lavorare 3 punti alti, 1, 2, 3 punti alti e un punto alto doppio, tutti nello stesso punto, vedete? Questo qua. E ho finito il mio quinto giro. Come potete vedere, sembrava super complicato, super simboli strani, e invece alla fine è un lavoro ripetitivo che si esegue tranquillamente. Il punto è molto aperto, come vedete, come scialle estivo, viene molto, molto gradevole. E ora dobbiamo lavorare il sesto giro e siamo quasi alla fine dei 7 giri che lo schema scritto ci consiglia di ripetere fino alla fine. Quindi ora eseguo il sesto, che ci dice di iniziare sempre con le nostre 4 catenelle che abbiamo ogni giro. E ora ci troviamo i 3, l'aumento che abbiamo fatto, e sono le nostre 3 maglie alte. Cosa dobbiamo fare? Iniziare con, nella maglia alta centrale, i gruppi di maglie alte chiusi insieme, che ricordiamo sono 3 separati da 2 catenelle. Quindi primo fatto 2 catenelle, non lo chiudo, non lo chiudo, e chiudo tutto insieme, faccio 2 catenelle e ho lavorato la prima parte già del sesto giro. Ora una catenella, vedete, e punto basso su punto basso, siamo qua, punto basso su punto basso, 2 catenelle, scusate, una catenella, si vede perfettamente, una catenella, e ripeto. Quindi nella terza maglia alta vado a ripetere il mio gruppo di 2 maglie alte chiuse insieme per 3 volte con 2 catenelle di separazione. Guardiamo come si fa il centro e poi possiamo dire che possiamo proseguire da sole fino a quando non arriveremo appunto alla fine, che andremo a fare la rifinitura del nostro scialle. Quindi fatti i 3 gruppi, una catenella, siamo nel centro, praticamente siamo arrivati. Quindi abbiamo fatto questo, ora andiamo a fare il punto basso sopra il punto basso che ci troviamo, una catenella, e nel centro cosa facciamo? Lavoriamo i gruppi di dovete sempre ricordarvi che quando nel giro sottostante vi trovate le 3 maglie alte, in quella centrale dovete lavorare 3 gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme per 3 volte separati da 2 catenelle. Poi lo schema è evidente, potete tornare indietro nel video quante volte volete, perché i giri, diciamo, sono tutti uguali. Ora si andranno a ripetere sempre gli stessi giri. 2 catenelle, una l'ho già fatta, e ripeto il gruppo di 2 maglie alte chiuse insieme, ripeto le 2 catenelle e 2 maglie alte chiuse insieme. Dopo l'ultima andiamo a fare una catenella, ce lo ricordiamo ma ce lo dice anche lo schema, una maglia alta, siamo nel centro, quindi abbiamo la catenella di separazione, una maglia bassa, scusate, nella catenella, e una catenella, e ripetiamo
3 gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme separate da 2 catenelle. Solo nel centro c'è questa variante, accidenti, ok, 1, 2 catenelle, 2, 2 catenelle e 3. Questi sono i gruppi centrali, che saranno sempre 2 con la maglia bassa nel spazio generato dalla catenella di separazione. Sarà sempre così tutti i giri. Una catenella, siamo qua, dobbiamo andare a fare quindi la maglia bassa sulla maglia bassa, una catenella e ripetiamo. Abbiamo le 3 maglie alte subito dopo, quindi nella maglia alta centrale andiamo a fare i nostri 3 gruppi di maglie alte chiuse insieme. Ormai mi sembra di essere diventata piuttosto ripetitiva, ma è meglio ripetere una volta in più che magari non capire. 2 catenelle, ricordatevi sempre nello stesso punto i 3 gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme separati da 2 catenelle vanno eseguiti sempre nella maglia alta centrale, una catenella di separazione, punto basso sul punto basso, questo sempre, tranne nel centro, che il punto basso lo andrete a fare nello spazio della catenella tra i 2 gruppi di 3 maglie alte, una catenella, ripetiamo anche nell'ultimo, nell'aumento, 1, 2 maglie alte chiuse insieme, 2 catenelle, 2 maglie alte chiuse insieme, 2 catenelle, questo per 3 volte, ricordatevelo. Ah, vedete? Ho sbagliato. Stavo pensando a quello che dovevo dirvi dopo, quindi fate attenzione anche a questi errorini, se capitano tornate indietro. E il giro mi dice che fatto l'ultimo faccio una catenella e un punto alto doppio sopra la terza catenella del giro sottostante, e abbiamo fatto anche l'altro giro. Vedete che prende forma, inizia a prendere forma. Eccolo qua. Questa è la nostra lavorazione. Ora che succede? Abbiamo fatto il giro con le 3 maglie alte chiuse insieme, i 3 gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme separati da una catenella, che è questo. Ricordatevi che il gruppo delle 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 2 catenelle, tutte chiuse insieme le 2 maglie alte, vanno eseguite sempre nella maglia alta centrale del gruppo di 3 maglie alte sottostante. I punti bassi vanno sui punti bassi, ma nel centro il punto basso va eseguito nello spazio della catenella di separazione tra i 2 gruppi di 3 maglie alte. Il lavoro procede così. Ora ci tocca fare l'aumento da un lato e dall'altro, quindi andiamo a lavorare 4 catenelle e 3 maglie alte tutti sopra il punto alto doppio sottostante, poi facciamo le nostre 2 catenelle, la maglia bassa sul gruppo centrale di 2 maglie alte chiuse insieme, le 2 catenelle, eccetera eccetera. Tutto si ripete allo stesso modo. Voi andate avanti fino a quando il vostro scialle raggiunge la lunghezza da voi desiderata, e ci rivediamo qui per eseguire questo ultimo giro, che sarà la rifinitura simpatica del nostro scialle. Raggiunta la lunghezza che desideravamo per il nostro scialle, dobbiamo andare a fare l'ultimo giro. Io ho fatto lo scialle da punta a punta è 1,5 metri, e nel centro, dal centro alla punta appunto centrale, sono circa 56-58 centimetri.
per me è sufficiente, voi potete andare avanti fino a quando ovviamente il filo ve lo permette e soprattutto il vostro gusto, come vi piace, insomma, potete fare 2 metri, 2 metri e mezzo, come credete opportuno, non ha una regola di dimensioni, anche perché anche qui non nomina assolutamente la dimensione. Quindi ho raggiunto questa lunghezza, ho terminato appunto i miei giri con il giro di 3 maglie alte, 2 catenelle e punto basso, 3 maglie alte, 2 catenelle e punto basso. Ora mi vado a realizzare l'ultimo giro di rifinitura e il mio scialle è terminato. Vediamo dallo schema, visto che comunque stiamo guardando lo schema, cosa mi dice. Lo schema dice di iniziare con una catenella il successivo giro e realizzare punti bassissimi fino a raggiungere la seconda maglia delle 3 maglie realizzate nello stesso punto. Quindi io farò dei punti bassissimi, arriverò qui, farò quindi alla seconda maglia alta, quindi quella centrale, farò il punto bassissimo e mi alzerò con 3 catenelle e chiuderò queste 3 catenelle insieme ad altri 2 punti alti, tutti chiusi insieme. Poi farò un picot. Il picot mi dice che sono 3 catenelle e un punto basso di ritorno nella prima catenella. Adesso poi lo vedremo insieme. Faccio questo picot, nello stesso punto faccio 3 maglie alte chiuse insieme, che me lo dice qui nella leggenda, che questo simbolo rappresentano le 3 maglie alte chiuse insieme nello stesso punto di entrata, un picot e di nuovo 2 maglie alte e 3 catenelle chiuse insieme. Terminato questo, continuo a fare le maglie basse fino ad arrivare all'altro gruppo. Sto finendo il mio ultimo giro dello scialle, ormai ne ho lavorato più di 1,5 metri tra angolo e angolo. Faccio vedere. Da quest'angolo a quest'angolo, che sarebbe da qui a qui, ho più di 1,5 metri e da qui a qui ho più di 60 centimetri. Penso che con quest'ultimo giro arriverò sul 1,70 m più o meno, perché l'ho misurato 2 giri fa, quindi poi lo misuriamo insieme. Guardiamo l'ultimo giro, doveva essere quello delle maglie alte con le 2 catenelle, perché poi abbiamo il giro di rifinitura. Quindi dov'ero? Qua ho eseguito 3 maglie alte, il punto basso sulle 3 maglie alte centrali chiuse insieme, sulle 2 maglie alte centrali chiuse insieme, faccio 2 catenelle, mi ricordate? Faccio le 2 catenelle e nel punto basso vado ad eseguire 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Ora siamo nel centro, che io non ho ritenuto indispensabile marcare con un marcapunti, ma se voi vi siete trovati in difficoltà potete anche marcare. Questo è il mio centro, io lo vedo perché è abbastanza riconoscibile, ma prima non ve l'ho detto, se avete avuto difficoltà potevate marcarlo e immagino che l'abbiate fatto. Quindi ho ancora questo gruppo prima del centro dove fare il punto basso, le 2 catenelle, le 3 maglie alte e poi arrivo al centro. Ho trovato la lavorazione molto semplice, perché alla fine lo schema ci fa vedere 7 giri, ma effettivamente la ripetizione è su 2 giri, come avevamo visto, quindi dopo le prime 2 o 3 volte che immagino l'abbiate fatto, l'avrete imparato a memoria. Quindi ora nel centro lavoriamo le 3 maglie alte, 1, 2, 3, come dice lo schema, la catenella e le 3 maglie alte che ci vanno a creare appunto il nostro centro, e andiamo avanti così come siete andati avanti fino ad ora, così possiamo vedere come realizzare questa finitura simpatica e finire il nostro scialle con la lettura appunto dello schema, che come abbiamo potuto vedere in questo caso è davvero semplice.
nei video successivi andremo a fare delle cose un pochino più complesse, magari lineari, circolari, in modo da capire sempre come leggere gli schemi delle nostre riviste, perché succede spessissimo di vedere delle cose spettacolari su queste riviste e non riuscire a capire esattamente come si eseguono, perché poi ogni progetto ha una spiegazione a sé e potrebbe per molti non essere chiaro. Quindi l'ideale, oltre ai suggerimenti, è saper leggere il punto, lo schema, e poi il montaggio ovviamente viene da sé, perché poi è spiegato sempre molto bene. Poi trovo che le riviste moderne, le riviste odierne siano sempre più chiare e sempre più specifiche, diciamo che non danno molto per scontato, come invece trovavo in riviste più datate. Bene, abbiamo fatto la nostra punta e adesso continuiamo fino alla fine del giro e ci vediamo appunto a questo punto, che leggeremo come proseguire. A vedere ora come proseguire il nostro lavoro leggendo il nostro schema. Noi siamo qui, quindi è come se avessimo il 7° giro, anche se poi, come avete potuto vedere, i giri sono 2. Ora il nostro lavoro ci dice, spero si veda bene, che iniziamo dopo la doppia maglia alta del giro precedente con il fare una catenella, ed è qui. Poi su ogni maglia di lavorazione che io ho in basso vado ad eseguire una maglia bassissima, lo dice la leggenda che questa è una maglia bassissima, fino ad arrivare alla seconda maglia delle 3 maglie eseguite nello stesso punto di lavorazione, nelle prime 3 maglie, e poi successivamente in tutte. Lavoreremo tutte allo stesso modo. Quindi su questa quindi maglia alta centrale noi andremo a eseguire il punto basso il punto bassissimo, in modo da trovarci esattamente sopra, e poi questa lavorazione che, a quanto possiamo vedere, si tratta di eseguire tutte nello stesso punto di lavorazione, quindi tutti nella maglia alta centrale delle 3 catenelle, 2 maglie alte chiuse insieme, un picot, che è praticamente, qui spiega che un picot è un punto costituito da 3 catenelle e un punto basso di ritorno nella prima catenella appunto delle 3 catenelle eseguite, ma lo vediamo insieme, non è difficile. Subito dopo il picot ci vanno 3 maglie alte chiuse insieme, come appunto dice la leggenda, un altro picot, 2 maglie alte chiuse insieme e 3 catenelle che poi andremo a chiudere con un punto bassissimo nello stesso punto di entrata. Questa è la spiegazione del nostro schema. Come vedete, andando per gradi è molto semplice e si può fare. E magari guardandolo così, cioè, Dio, questo non lo farò mai. Invece, iniziando con un passo alla volta, nella vita tutto è così, si comincia dal primo passo, si fa un passo alla volta e si va avanti. Quindi abbiamo detto che noi abbiamo eseguito la nostra maglia alta doppia, facciamo una catenella, giriamo il lavoro e facciamo questi punti bassissimi su tutte le maglie sottostanti, su tutti i punti sottostanti, compreso il punto alto doppio. Quindi entriamo nel punto alto doppio, si vede, e facciamo il nostro punto basso. Poi abbiamo una catenella, entriamo nella catenella, facciamo la maglia bassissima, entriamo nella prima maglia alta e facciamo una maglia bassissima. Mi si è anche un po' rovinato il filo cercando di recuperarlo, ne ho dovuto buttar via un bel po', vabbè, succede nulla. E quindi ora siamo posizionati appunto nella seconda maglia alta delle 3 maglie alte eseguite, delle prime 3, e il lavoro ci dice, lo schema ci dice che dobbiamo fare 3 catenelle, 1, 2, 3, le facciamo, entriamo nella maglia alta sempre nello stesso punto, chiudiamo una maglia alta a metà, chiudiamo un'altra maglia alta a metà e poi chiudiamo tutto insieme. Ovviamente verrà presa anche la catenella. Il picot, come volete,
Come si esegue? Ci è stato detto dalla leggenda che dobbiamo fare 3 catenelle e un punto basso di ritorno nella prima catenella. Quindi 1, io ci metto il dito sopra, 2 e 3. Quindi entro in questa catenella e faccio il mio punto basso. Faccio il punto basso, faccio le 3 maglie alte chiuse insieme, 1, 2 e 3. Faccio un altro picot, 1, 2, 3. E faccio 2 maglie alte chiuse insieme, 1, 2, 2 maglie alte chiuse insieme con 1, 2, 3 e il punto bassissimo. Ecco fatto il nostro punto. Quindi la rifinitura che ci verrà è questa. Ok? E effettivamente se guardiamo lo schema è uguale. Qui non sembrava proprio così. Ora cosa ci dice lo schema? Di andare avanti, continuare con i punti bassissimi fino alla prossima maglia alta centrale e rifare la stessa cosa. Ok, andiamo ad eseguire l'altro punto di rifinitura nella nella seconda maglia alta delle 3 maglie alte del gruppo di 3 maglie alte. Quindi ora cosa abbiamo? Abbiamo 2 catenelle, il punto basso, 2 catenelle e le altre 3 maglie, quindi dobbiamo arrivare qua. Quindi iniziamo, come ci dice lo schema, facendo punti bassissimi. Il primo punto che ho è la maglia alta, la terza, perché noi l'abbiamo eseguita nella seconda, e faccio il punto bassissimo. Poi ho le catenelle. Non entrate nel foro generato dalle catenelle perché si vedrà. Entrate nella catenella, quindi così, praticamente girate. Siccome le catenelle tendono, soprattutto quando sono di separazione, a chiudersi, potete utilizzare questo sistema qui. Girando l'uncinetto, la allargate ed entrate. Eseguite i vostri punti bassi. Ora abbiamo il punto basso, andiamo ad eseguire la maglia bassissima anche qui. La catenella, punto bassissimo, l'altra catenella, punto bassissimo, la prima maglia alta, scusate, ed infine entriamo nella seconda maglia alta del gruppo di 3 maglie alte e ci fermiamo. Quindi andiamo ad eseguire le nostre 3 catenelle, 1, 2, 3, nello stesso maglia, quindi nello stesso foro entriamo, chiudiamo una maglia alta a metà, chiudiamo un'altra maglia alta a metà, e ormai questo lo sappiamo fare perché c'era anche nel nostro punto. Il picot, scusate, 1, 2, 3, entro, eseguo la mia maglia bassa e ora c'è il gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme, quindi 1, 2, 3 non chiuse, cioè chiuse per metà, e chiudiamo tutto. Ora lo schema ci dice che dobbiamo fare un altro picot. Il filo, scusate, lo rifaccio perché si è molto rovinato il filo, purtroppo, quando ho dovuto smatassarlo tutto. 1, 2, 3, ok,
il picot, 1 2 3 3 catenelle. Nella prima entriamo ed eseguiamo il punto basso e andiamo a fare la stessa cosa, 2 maglie di questa parte qui, quindi 2 maglie alte chiuse insieme, 3 catenelle e chiudiamo con il punto bassissimo che è visualizzato qui, perché se voi guardate nello schema c'è il punto bassissimo con il quale mi posiziono nella seconda maglia alta del gruppo di 3 maglie, e poi alla fine delle 3 catenelle finali c'è questo che è un altro punto bassissimo sul punto bassissimo praticamente, quindi ok, e abbiamo fatto anche l'altro. Continuiamo, quindi ora abbiamo la nostra maglia e siamo già nel gruppo delle 3 maglie alte. Entriamo nella seconda e facciamo il nostro punto basso, quindi bassissimo, scusate, 1 2 3, le 2 maglie alte chiuse insieme, 1, non chiudo, un'altra, non chiudo, rimango con 3 asole sull'uncinetto, chiudo tutto insieme, le 3 catenelle, 1 2 3, che mi vanno a generare il primo picot, quindi punto basso nella terza catenella, 3 maglie alte chiuse insieme, 1 2 3, diciamo una bella alternativa alle solite frange, nappe. Non mi dispiace per niente questo punto, è simpatico, piuttosto di fare le solite frangette o nappine facciamo una rifinitura differente, quindi le 2 maglie alte chiuse insieme, una 2 3 catenelle e punto bassissimo nello stesso punto, e abbiamo terminato anche questo. Ora vedete, questa è la nostra rifinitura, non è male, alla fine sarà per tutta la lunghezza del nostro lavoro, tutta la parte nella punta qui. Noi abbiamo 2 gruppi di maglie alte, quindi abbiamo 3 maglie alte qui, una catenella e 3 maglie alte. Lo schema stesso, vedete, ci dice che creiamo una finitura sulla seconda maglia alta di questo gruppo qui, punti bassissimi fino ad arrivare qua, è uguale la stessa cosa, quindi questa è la prima, scusate, punti bassissimi, arriviamo al secondo gruppo e facciamo un'altra praticamente, quindi quello che dobbiamo ricordare è che su tutti i gruppi delle 3 maglie alte nella centrale noi dovremo lavorare questa finitura fino alla fine del nostro giro, e a quel punto possiamo tagliare il filo e dire che il nostro lavoro è terminato. Ed ecco come si presenta il nostro scialle finite tutte le finiture. È un po' difficile farvelo vedere per intero, però già così rende l'idea. Questo è il nostro scialle per intero. Io ho usato questo filato sfumato, diciamo molto delicato, la variante dei colori è tutta della stessa linea, però potete usare anche un filato molto più colorato perché sia più allegro, oppure un filato unico, viene comunque bello. Il punto finale è questo,
Io non l'ho ancora stirato né tantomeno fermato, però bene o male il risultato già è evidente.